Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Duofilm EG SpA, società del gruppo Stade Arzneimittel AG, ultimo aggiornamento, 14 aprile 2022. Cos'ha Duofilm? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Duofilm durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cos'ha Duofilm? Duofilm ha un farmaco a base del principio attivo acido salicilico più acido lattico, appartenente alla categoria degli cheratolitici e nello specifico preparati per calli e verruche. È commercializzato in Italia dall'azienda EG SpA, società del gruppo Stade Arzneimittel AG. Duofilm può essere prescritto con ricetta OTC, medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco. Confezioni. Duofilm 16,7% più 15% collodio 15 ml. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare EG SpA, società del gruppo Stade Arzneimittel AG. Ricetta OTC, medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco. Classe C. Principio attivo acido salicilico più acido lattico. Gruppo terapeutico cheratolitici. Forma farmaceutica. Soluzione. Indicazioni. Duofilm è indicato per il trattamento topico di verruche, calli e duroni. Posologia. Solo per uso topico. Adulti, compresi gli anziani. Duofilm deve essere applicato mediante l'apposito pennellino solo sulla parte interessata, evitando che il liquido venga a contatto con la pelle sana. Duofilm deve essere applicato sulla verruca, sul callo o sul durone una volta al giorno, preferibilmente la sera prima di andare a letto, attenendosi alle seguenti istruzioni d'uso. Immergere in acqua calda per circa 5 minuti la parte da trattare e asciugare accuratamente con un asciugamano pulito. Passare sulla superficie interessata una limetta per le unghie, una pietra abrasiva, una limetta di cartone o una salvietta ruvida, avendo cura di non provocare sanguinamento. Applicare con l'apposito pennellino Duofilm sulla verruca, sul callo o sul durone, avendo cura di non debordare sulla cute sana circostante. Lasciare asciugare completamente la soluzione. Nel caso di forme localizzate ai piedi o qualora la verruca, il callo o il durone coinvolgano aree estese si deve coprire la parte con un cerotto per favorire l'assorbimento dei principi attivi. Si raccomanda di continuare il trattamento fino a che non si verifichi una delle seguenti condizioni. I calli e i duroni sono stati trattati per 2 settimane. Le verruche sono state trattate per 12 settimane. Oppure fino a quando la verruca, il callo o il durone sono completamente rimossi e sono state ripristinate le normali increspature della pelle. Per le verruche, un miglioramento clinicamente visibile si dovrebbe osservare in 1-2 settimane, ma l'effetto massimo è atteso dopo 4-8 settimane. Consigliare al paziente di consultare il medico o il farmacista se la verruca persiste oltre le 12 settimane di trattamento. Si prenda in considerazione un trattamento alternativo qualora le verruche coprano un'area estesa del corpo, PA di 5 cm. 2. Vedere avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Consigliare al paziente di consultare il medico o il farmacista se si sviluppa irritazione cutanea. A causa della natura infiammabile del medicinale, i pazienti devono evitare di fumare o di avvicinarsi a fiamme accese durante l'applicazione e immediatamente dopo l'uso. Popolazione pediatrica. Non somministrare sotto i 2 anni di età. Nei bambini tra i 2 e i 12 anni di età il prodotto deve essere somministrato solo in caso di effettiva necessità e sotto diretto controllo medico. L'uso nei bambini deve avvenire sotto la supervisione di un adulto. Anziani. Non ha richiesto alcun aggiustamento delle dose dal momento che non ha attesa una significativa esposizione sistemica. Insufficienza epatica. Non ha richiesto alcun aggiustamento delle dose dal momento che non ha attesa una significativa esposizione sistemica. Insufficienza renale. Non ha richiesto alcun aggiustamento delle dose dal momento che non ha attesa una significativa esposizione sistemica. Non superare le dosi consigliate. Controindicazioni. Il medicinale ha controindicato nei pazienti con precedente reazione di ipersensibilità ai principi attivi o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Non usare su ferite aperte, pelle irritata o arrossata o qualsiasi area infetta. Duofilm non va applicato sul viso, sulla zona anogenitale e su aree di grandi dimensioni. Il prodotto non deve essere applicato su nevi, voglie, verruche seborroiche, condilomi, verruche del viso o delle mucose, o verruche con peli, circondate da bordi rossi e di colore insolito.
Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. L'impiego, specie se prolungato, di prodotti per uso topico può dare origine a fenomeni di sensibilizzazione. In tal caso è necessario interrompere il trattamento e istituire un'idonea terapia. Applicare Duofilm, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. La soluzione per uso topico di acido salicilico e acido lattico può incrementare l'assorbimento di altri medicinali per uso topico. Quindi l'uso concomitante della soluzione di acido salicilico e acido, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Duofilm durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Duofilm durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. La sicurezza d'uso in gravidanza della soluzione di acido salicilico più acido lattico non è accertata. Studi su animali ai quali è stato somministrato acido salicilico per via orale, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non sono attesi effetti sulla base del profilo di sicurezza del prodotto. Effetti indesiderati. La seguente convenzione è utilizzata per classificare la frequenza di una reazione avversa ed è basata sulle linee guida CHOMS. Molto comune, 1/10. Non, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Segni e sintomi. In caso di ingestione orale accidentale possono manifestarsi i sintomi di tossicità dei salicilati. Il rischio di sviluppare i sintomi di avvelenamento da salicilati o salicilismo aumenta se la soluzione topica di acido salicilico più acido lattico viene usata in eccesso o per periodi di tempo prolungati. È quindi molto importante rispettare la durata e la frequenza del trattamento raccomandate. Trattamento. Il sovradosaggio deve essere trattato come indicato clinicamente o come raccomandato dal centro antiveleno, ove disponibile. Non esiste uno specifico trattamento per l'ingestione orale accidentale di soluzioni di acido lattico e acido salicilico. In caso di ingestione accidentale, il paziente deve essere trattato in accordo alle linee guida locali sotto appropriata osservazione. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Preparati per calli e verruche. Codice ATC. D11AF. Meccanismo d'azione. L'acido salicilico applicato localmente agisce come cheratolitico. L'attività cheratolitica produce desquamazione solubilizzando il cemento intercellulare dello strato corneo. Proprietà farmacocinetiche. Assorbimento. L'acido salicilico è assorbito attraverso la cute, dove rilevabili, i massimi livelli plasmatici sono riscontrati da 6 a 12 ore dopo l'applicazione. L'assorbimento sistemico di acido salicilico dopo somministrazione. Dati preclinici di sicurezza. I dati preclinici di sicurezza su acido salicilico più acido lattico reperibili in letteratura e negli archivi interni non evidenziano informazioni di rilievo per le indicazioni ed i dosaggi raccomandati. Elenco degli eccipienti. Il solo eccipiente di Duofilm è il collodio elastico BP, costituito da colofonia, olio di ricino e collodio, a sua volta costituito da pirossilina, alcol etilico etere. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.